Il rifiuto gesuita del copernicanesimo. Un caro saluto e grazie della vostra presenza su Canal 104 Plus. Nel video L'arte della guerra, pubblicato il 4 gennaio 2025, dove collego la prima traduzione del libro al gesuita Jean-Joseph Marie Amyot ed aggiungo che è sempre un gesuita che ha inventato la teoria del Big Bang, come è un gesuita Guy Consolmagno. C'è il video su indice alfabetico sotto la voce Guy Consolmagno vomita disinformazioni, un video del 17 maggio 2017, ma non ho dato per scontato una cosa che forse molti non sanno. Copernico. Se ci limitiamo alle notizie del sistema, ad esempio andiamo a prendere le notizie da Wikipedia, leggiamo un sacco di voci, ad esempio che è stato un religioso polacco, che il padre era un commerciante di lingua tedesca, che ha studiato ed aveva uno zio vescovo, ma manca la voce più importante. Non viene accennato che Niccolò Copernico era un gesuita. Nella descrizione del video trovate il link del documento che vedete scorrere, di cui leggo solo un paio di pagine all'inizio che ho tradotto. Il documento fa parte della collana Controversie geo-eliocentriche, i gesuiti, Tycho Brahe e la confessionalizzazione della scienza nella Lisbona del XVII secolo di Luis Miguel Carolino. Un altro libro interessante dello stesso autore è La censura gesuita di Tycho Brahe. Leggo. I professori di matematica del collegio di Santo Antão sapevano ovviamente che il modello eliocentrico proposto da Copernico non era il tipo di soluzione che Clavio aveva in mente. Nel suo Commentarios de Spherae Ioannis de Sacro Bosco, Clavio presentò una confutazione piuttosto concisa di Copernico basata su argomenti astronomici, fisici e biblici, che sarebbero diventati piuttosto influenti tra i matematici gesuiti. 1. Inoltre nel marzo 1616 i cardinali appartenenti alla congregazione dell'Indice, tra cui Bellarmino era un personaggio di spicco, ritennero l'eliocentrismo falso e contrario alla Bibbia. 2. Il copernicanesimo fu da allora in poi considerato una teoria quasi eretica. Come tale rimase comunque un problema di insegnamento e critica nei collegi e nelle università gesuiti. 3. Proprio come i loro confratelli a Roma e in tutta Europa, i professori di Santo Antão si addentrarono nella teoria copernicana, mentre Lembo espose il sistema planetario copernicano ma si astenne dal discutere in profondità le sue conseguenze cosmologiche. 4. Il suo successore alla cattedra di matematica a Lisbona, Johann Chrysostomus Gall, tuttavia non evitò di discutere l'argomento in modo più approfondito. Vi si avvicinò per la prima volta quando presentò ai suoi studenti le principali ipotesi di riorganizzazione planetaria e successivamente quando espresse il suo punto di vista a favore del geocentrismo e del geostaticismo. 5. Gall, che insegnò a Lisbona dal 1620 al 1627, quando partì per Goa in India presentò al suo pubblico portoghese le caratteristiche chiave del sistema copernicano. Come lo descrisse? Il secondo sistema è quello di Niccolò Copernico e Aristarco e altri autori antichi. Questi autori, contraddicendo la comune comprensione, affermano che il Sole è fermo al centro dell'intero universo e la Terra, insieme a tutti gli altri pianeti ed elementi, si muove attorno ad esso. Ordinano le parti dell'universo come segue. Al Sole danno il centro dell'universo, al quale segue Mercurio, poi Venere e al terzo posto il grande globo in cui si muove il cielo della Luna, come un epiciclo, al centro del quale si trova la Terra circondata dagli elementi. Il cielo di Marte segue il grande globo, poi quello di Giove, poi quello di Saturno e infine il firmamento immobile. 6. Fu aggiunto uno schema del sistema planetario copernicano per supportare la sua discussione sul copernicanesimo. Ciò nonostante, anziché limitarsi a discutere le questioni tecniche dell'eliocentrismo, l'enfasi di Gall fu posta sulla confutazione di questo sistema. A Lisbona presentò la critica standard del copernicanesimo. Come Clavio, prima di lui, la sua disapprovazione dell'eliocentrismo si basava su 3 tipi di argomenti. Nel regno dell'astronomia matematica, Gall sottolineò che il moto di rivoluzione della Terra avrebbe richiesto che la posizione apparente delle stelle fisse si spostasse nel corso di un anno, il cosiddetto argomento della parallasse, o in alternativa che la regione celeste e in particolare lo spazio tra Saturno e le stelle fisse fosse molto più estesa di quanto gli astronomi avessero tradizionalmente concepito, il che si scostava con l'autorità di Brahe e Christoph Schneider. 7. Come disse Gall, se la Terra si muovesse ne conseguirebbe che il firmamento, i cieli planetari e il cielo delle stelle fisse sarebbero uno spazio immenso. Ci sarebbe anche una distanza enorme tra Saturno e il cielo delle stelle fisse, senza alcuna ragione o scopo per tale immensità spaziale. Inoltre il gesuita tedesco propose il tipico insieme di prove fisiche che, a suo dire, contraddicevano la nozione del moto rotatorio della Terra. Vale a dire il fatto che una piccola pietra, quando viene lanciata direttamente verso l'alto, ricade esattamente nello stesso posto e non a una certa distanza verso est. Se la Terra si muovesse molto velocemente in direzione est, un uccello che vola verso est non raggiungerebbe mai la sua destinazione, né volerebbe alla stessa velocità sia in direzione est che ovest.
9. La teoria copernicana violava anche la pietra angolare di base della fisica aristotelica, vale a dire un corpo semplice non può muoversi con più di un moto semplice. Se così fosse, Gall sosteneva sulla falsariga della filosofia naturale aristotelica il moto della Terra sarebbe necessariamente verso il basso. Inoltre la Terra non poteva essere soggetta ad alcun movimento violento perché nessuna causa estrinseca poteva spingerla a muoversi, nemmeno il Sole, come sottolineava Gall alludendo a Keplero. Pertanto la Terra non poteva essere dotata dei 3 movimenti come attribuite da Copernico. Attraverso il fornito indice alfabetico potete scaricare l'intero documento che ho tradotto per chi è arrivato fino a qui cliccando sulla voce Gesuiti, il rifiuto del geocentrismo, studio del XVII secolo. In questo documento, al punto 11, pagina 5, riguardo l'interpretazione della Bibbia, ritroviamo la voce. In questo contesto il gesuita aggiunge un sottile riferimento ai copernicani protestanti che non nominò, che raccomandavano di comprendere questi passaggi in un senso non letterale. Come potete constatare, la Bibbia da quel momento viene interpretata a piacere. Grazie di aver guardato.